Allora, buonasera a tutti e benvenuti ad un'altra serata del Salotto del Libro. Queste nostre serate stanno diventando sempre più interessanti perché gli argomenti trattati sono sempre più coinvolgenti. Vi chiedo cortesemente di chiudere i microfoni perché altrimenti disturbate. C'è un utente Zoom che non si sa chi sia che ha il microfono aperto e disturba. Quindi scusate se faccio questo inciso, ma è necessario, altrimenti non riusciamo a parlare in modo tranquillo. Ma allora, ora scusa, prego. Scusa Mauro, sono Carlo. Io non ci vedo, mi dispiace, adesso cercherò di spegnere il microfono. Ciao Grazie. Serena. Grazie. Ciao Carlo, ecco, volevo ricordare allora chi ha magari la gestione della camera Zoom che può mutare i microfoni, quindi chi ha la possibilità lo può fare lui. Ok. Ah, ok, grazie mille. Allora, come dicevo, insomma, siamo in un'altra serata di questo meraviglioso Salotto del Libro. Questa sera presentiamo un'autrice, siamo in Veneto, provincia di Rovigo, credo, Serena Pattaro. Buonasera Serena. Il libro che presentiamo ha il titolo Sono, dunque posso, e poi c'è un sottotitolo Come creare e attrarre la vita che vogliamo. Naturalmente parla di legge di attrazione. Che cos'è la legge di attrazione? Molti di noi avranno sentito moltissime volte parlare della legge di attrazione. È una legge che bisogna prima di tutto comprendere, bisogna capire il senso di questa legge per capire anche ogni cosa che noi viviamo, e tutto nel nostro universo, nella realtà in cui viviamo, è influenzato da questa legge. Essere consapevoli della sua esistenza e capirne quindi il funzionamento, come si svolge, è essenziale per avere una vita più gioiosa possibile, più positiva possibile. Allora, intervista la nostra autrice Matteo e Silvia Rossin, a cui lascio la parola. Noi ci mettiamo in ascolto e grazie per questa serata. Grazie Maura. Buonasera a tutti. Allora, controllo di avere il microfono aperto. Innanzitutto partiamo da una domanda semplicissima, Serena, e ti chiediamo da cosa nasce l'idea di scrivere questo libro. È una bella domanda. Direi che insomma la cosa è molto importante, nel senso che parte dal fatto che io da tanti anni mi occupo di legge di attrazione, una legge di attrazione che, come la maggior parte di noi, penso, insomma, ho conosciuto tramite il filone The Secret, perché sono stati loro ovviamente a rendere accessibile questa, io la chiamo più filosofia, che racchiude poi, ecco, vedo che c'è qualcuno che mostra il libro di The Secret, esatto, e sono stati loro, insomma, a diffondere più che altro questa serie di principi che però non sono stati inventati da nessuno, perché fondamentalmente la legge di attrazione si basa su delle leggi universali, e quindi leggi che esistono da quando esiste il mondo, quindi l'universo, il cosmo, perché sono proprio delle leggi cosmicizzanti, proprio si possono definire così. Quindi tantissimi anni fa vengo a conoscenza di questa legge e inizio ad occuparmene, perché insomma inizio a praticarla, anche se bisogna definire già un primo concetto, che la legge di attrazione non si può praticare in quanto legge. Mentre anch'io ovviamente all'inizio sono caduta in questo errore, noi pensiamo che la legge di attrazione la possiamo praticare in un momento, smettere di praticarla in un altro, eccetera. E invece non è così. La legge è una legge universale, perciò è sempre attiva. È qualcosa che fa parte della nostra vita
istante per istante. Quello che noi possiamo fare è comprenderla e una volta che abbiamo compresa possiamo agire noi di conseguenza in relazione a questa legge. Inoltre la legge di attrazione è una legge che sintetizza in se stessa molte altre leggi universali. Quindi tutto parte da questa idea che io pratico la legge di attrazione e non accade quello che voglio, ovvero noi partiamo dall'idea che il filone The Secret ci insegna che tu pensa positivo, focalizzati su quello che vuoi, lo attrai, accade nella tua vita. In realtà non è proprio così. In realtà diciamo che questa è solo una minimissima parte di quello che poi è in realtà tutta la legge di attrazione. E quindi l'idea del libro parte proprio da questo, dopo ovviamente tanti anni di studi, tanti anni di tentativi di comprendere questa legge e poi di mettere appunto su carta, perché come ho sempre espresso, finché le cose me le tengo per me non serve a niente. E allora io, quando ho qualcosa da dire, qualcosa che ho sperimentato, lo metto su carta, lo metto su un libro, lo metto nei miei video sul mio canale YouTube o sul mio blog, insomma del sito, e cerco di renderli pubblici in questa maniera. E quindi da qui nasce l'idea proprio di questo libro. Tra l'altro, nato l'anno scorso in piena situazione critica, quindi insomma, perché è uscito proprio, cioè l'ho scritto nei primi mesi dell'anno ed è uscito nell'estate scorsa. Quindi proprio nel periodo in cui è uscito, che cosa poteva rappresentare questo titolo? Sono dunque posso. Sono dunque posso parte dall'idea che tutto dipende da noi. Quindi alcuni dicono ma scusate, adesso faccio degli esempi banali, ma è per cercare di capirci ovviamente tutti quanti, ma se c'è la fame nel mondo o se c'è la guerra nella adesso per esempio in Afghanistan con quello che è successo, come fa a essere responsabilità mia? Ecco, il libro parte proprio da questo principio. Noi siamo i creatori della nostra realtà. In che senso? Nel senso che ciò che sono io è ciò che io percepisco nel mondo cosiddetto esoterico, che è il mondo esteriore, che è diverso dal mondo esoterico, che invece è il nostro mondo interiore. Quindi il titolo Sono dunque posso parte dall'idea che se noi cambiamo nella nostra essenza si modifica anche il nostro mondo esteriore. Questo non significa che se io cambio dentro non ci sono più le guerre, non c'è più la fame nel mondo, non c'è più la violenza, oppure si inizia ad essere solo nella pace, solo nell'amore, eccetera. Perché ovviamente ricordiamoci che ognuno di noi è un essere, di conseguenza ha un suo mondo. E tutto ciò che accade, chiamiamolo nel nostro pianeta per non espanderci poi dall'altra parte, dipende dall'incontro di tutti questi esseri e quindi sono ulteriori energie che vanno ad influenzare quella che è la costruzione cosmicizzante della nostra realtà. Ma partiamo anche da un altro presupposto, ovvero la famosa spirale che io chiamo essere, fare, avere. La spirale essere, fare, avere significa che se io sono, allora faccio, di conseguenza ho. E cosa significa innanzitutto essere? Essere è il verbo per eccellenza e quindi sono
dunque posso. Se sono, posso qualsiasi cosa. Essere, come stavo dicendo appunto, è il verbo per eccellenza. Secondo Fabre d'Olivet, non so se qualcuno lo conosce, è stato un grandissimo studioso di ebraico, un esoterista, un filosofo anche, e tutti i verbi sono una derivazione del verbo essere. Quindi essere è l'unico verbo che esiste. E in effetti, se noi andiamo ad approfondire la cosa, rappresenta ciò che noi siamo. Ed è l'elemento primevo che comprende il tutto. Da lui prende forma qualsiasi cosa. Proprio come dall'elettricità, scusate, stimola l'azione del campo magnetico e quindi va a manifestare qualcosa nella materia. E in effetti il verbo essere rappresenta l'elettricità, rappresenta il pensiero, rappresenta il nostro cervello. E voi vedete che ci sono tante assonanze, noi possiamo parlare in termini diversi ma intendiamo sempre la stessa cosa. In realtà tutto parte da una natura trinitaria. La natura trinitaria ce lo insegna anche la religione cristiana, ma non solo, insomma, perché prima del cristianesimo ovviamente c'era l'ermetismo e prima ancora ovviamente le varie filosofie e religioni molto più antiche. E la natura trinitaria appunto io la vedo molto come posso dire, sintetizzata nella finale della grande invocazione che è stata diffusa dalla società teosofica e che finisce come che luce, amore e potere ristabiliscano il piano sulla terra. Luce, che è il nostro campo elettrico, ovvero la mente, il cervello. Amore, che è il nostro campo magnetico, ovvero il cuore, le emozioni, e potere, che rappresenta il nostro intestino e la nostra anche mente subconscia, rappresenta la materia e quindi ciò che viene manifestato e che si concretizza. Ecco il perché il titolo Sono dunque posso. Se io ho un'essenza, questa si sviluppa in una sostanza, di conseguenza esisto. Serena, ci fai spesso l'esempio delle nostre frequenze, di come siamo noi, e quindi più vibriamo alto e più riusciamo ad essere, proprio parlando di essenza. Ci dai una delucidazione in questo discorso? Per quanto riguarda la vibrazione, intendi, ho capito giusto, vero? Ok, sì. Allora, tutto nell'universo vibra. Questo lo hanno sempre detto i grandi guru spirituali da sempre, finalmente anche la scienza ci conferma questo. Ancora una volta, diciamo, scienza e spiritualità si incontrano in un punto comune. Quindi tutto vibra nell'universo. Per poter vibrare ha necessità però di avere diciamo un campo di realizzazione, e questo campo è definito dall'insieme di quegli elementi che nella tabella degli elementi di Mendeleev inizialmente era l'etere, che poi è stato eliminato dalla tabella degli elementi, successivamente non si sa bene perché, probabilmente perché aveva un peso atomico uguale a 0 e quindi non considerato dalla fisica, chiamiamola classica, passatemi il termine, ma poi ripreso invece dalla fisica quantistica, perché si sono accorti che effettivamente questo elemento doveva per forza esistere, perché altrimenti tutta una serie di fenomeni non potevano verificarsi. La vibrazione quindi è ciò che siamo noi. Più vibriamo in alto, più è difficile mantenere questa vibrazione, perché ci vuole una maggiore energia per poterla mantenere. Ma cosa
cos'è che vibra alto? Vibrano alto, per esempio, i bei pensieri, le emozioni elevate, le cosiddette le emozioni superiori. Vibrano alte le azioni costruttive. Quindi mantenere questa vibrazione elevata richiede anche una determinata quantità di energia vitale che noi dobbiamo essere in grado di rigenerare continuamente, e che noi rigeneriamo esclusivamente quando abbiamo un obiettivo nella vita, perché la legge di attrazione e la legge di creazione hanno un senso nel momento in cui noi abbiamo degli obiettivi. E quindi ovviamente diciamo che iniziamo a renderci conto che esistono. Quindi noi siamo vibrazione, cioè tutto nell'universo vibra e noi siamo semplicemente una compattazione di vibrazioni che altro non sono la risultante delle nostre emozioni, pensieri, azioni, parole, ma siamo anche l'insieme della vibrazione di ogni nostro apparato, di ogni nostro organo, di ogni nostra cellula, molecola e atomo. Quindi voi capite che quando si dice pensa una cosa, focalizzati su una cosa e vedrai che la attrarrai, non è proprio così. Perché? Perché dobbiamo fare i conti non solo con ciò che noi immaginiamo, con ciò che noi inventiamo, con ciò che noi sentiamo, ma anche con tutte le vibrazioni di cui siamo composti e che compongono il nostro ambiente esterno. E per ambiente esterno si intende sia l'ambiente fisico, sia magari le persone che ci circondano. Ecco, quindi la vibrazione è un moto così definito di va e vieni, e i due punti massimo e minimo sono equidistanti da un punto centrale. Questa è semplicemente la vibrazione, e che altro non è anche la sintesi della legge di polarità, della legge del ritmo, e che quindi poi attraverso la variazione delle vibrazioni noi concretizziamo anche la legge del Dharma e del Karma. Sembra facile. No, allora non è facile, ma lo possiamo rendere semplice. E che ha una grande differenza questa cosa, perché facile significa che accade così, cioè è indipendente da te. Semplice significa qualsiasi cosa accade, io so come affrontarla, come gestirla, come agire, perché c'è la mia esperienza in questa cosa. Ecco, a proposito di questo, tu nel tuo libro spieghi un po' la tendenza delle persone a puntare il dito contro gli altri, a chiedere agli altri di modificarsi in modo che ci facciano stare meglio, che ci rendano felici, che ci tolgano i problemi, no? Come si attiva questo cambiamento di non puntare il dito sugli altri, ma di guardare dentro di noi? Allora, il cambiamento... che le cose accadano dagli altri, ma di cercare di farle accadere. Allora, premesso che nessuno può cambiare un altro, ma noi possiamo cambiare solo noi stessi. Il tentativo di cambiare gli altri si ripercuote su di noi con diciamo una forza uguale e contraria, a volte addirittura non è uguale ma è anche amplificata. Quindi dobbiamo stare sempre molto attenti. Quindi la prima cosa che mi sento di dire è: prima di voler cambiare gli altri, chiediti innanzitutto perché tu non sei contento di questa situazione. Ed è da lì che poi si inizia a gestire il cambiamento. Hai tirato fuori un discorso molto interessante, un appunto interessante, che è quello di puntare il dito.
Noi dobbiamo pensare sempre una cosa: quando noi puntiamo il dito verso qualcuno, ce ne sono altre 3 che puntano verso di noi. Quindi prima di dire sei tu che, dobbiamo chiederci cos'è che io non vedo in me. Perché se gli altri sono il riflesso ovviamente di noi stessi, e qua si potrebbe aprire un altro capitolo sulla legge dello specchio, ovviamente, se gli altri sono il riflesso di noi stessi, noi dobbiamo innanzitutto capire perché queste persone amplificano chi siamo noi. Di conseguenza, ogni volta che noi puntiamo il dito verso gli altri e diciamo sei tu che devi cambiare, dobbiamo dirci ok, mi sta dicendo, questa persona mi sta dando delle informazioni che riguardano me e che rifiuto di vedere. Come dicevamo prima, non è facile, perché ovviamente è un cambio radicale di quello che è il paradigma, ma se non iniziamo mai, non cambieremo mai. Quindi, se a me non piace una determinata situazione, non sto bene in una determinata condizione, quella che deve cambiare sono io, non sono gli altri, perché sono io quella che non è felice. Gli altri magari stanno bene così. Quindi noi dobbiamo smetterla innanzitutto di voler salvare gli altri, come sta accadendo per esempio in questo periodo. In questo periodo si vuole salvare a tutti i costi gli altri dovendo imporre la nostra idea su una cosa rispetto all'altra. Io sono per una situazione, tu sei per un'altra, eccetera, e dobbiamo imporci per forza le nostre idee. Bene, il primo passo da fare è capire che ognuno è libero di scegliere da sé e nessuno deve imporre niente. Possiamo informare. L'informazione è lecita, ma anche l'informazione non deve essere imposta. Cioè, guardati per forza questo, leggiti per forza questo, devi andare lì, devi andare là. Allora, se io ti vengo a chiedere un'informazione, allora mi sta anche bene, ma se no, non lo fate. Cioè, adesso vi faccio un esempio banalissimo, ma guardate che è una cosa che accade tutti i giorni. Io, se voglio dare un'informazione, la metto nei miei canali social. Ci sono persone invece che vengono a mettere la loro informazione sulle bacheche di tutti, su 50.000 gruppi che magari non c'entrano niente con quell'argomento lì, ti inviano 70.000 mail, gruppi WhatsApp. Sì, ma io non te l'ho chiesto. Capisci? Allora, io voglio diffondere una mia idea, la metto sui miei canali. Non vado ad imporre questa idea agli altri che magari non me l'hanno chiesto. E poi si chiedono perché mi ha cancellato dalle amicizie. Chiediti perché. Non è l'altra persona che è cattiva, non è l'altra persona che è antipatica, è perché magari sei stato un po' troppo insistente, oppure non gli interessa quegli argomenti che tu vai a postare. Ma questo è solo un esempio che accade poi nella vita di tutti i giorni. E allora le persone si dicono ma io volevo solo informarlo. No, tu lo stai imponendo, è diverso. Dobbiamo imparare a capire questa differenza. Salva te stesso e salverai il mondo. Non voler salvare gli altri senza aver prima salvato te. Noi fondamentalmente la maggior parte delle volte ci sentiamo di essere i paladini della giustizia e ovviamente ci mettiamo lì e diciamo devo salvare per forza quella persona, deve assolutamente cambiare, ha un'idea completamente sbagliata e quindi di conseguenza cosa succede? Che noi ci vogliamo mettere al servizio del prossimo, ma ripeto, non abbiamo ancora salvato noi stessi. Cosa intendo con questo? Anche qua un esempio banalissimo ma che rende l'idea. Se io voglio salvare le persone, se io voglio fare il bagnino, ok? E quindi rendere il mio servizio al prossimo al mare o in piscina, ok? Devo prima imparare a nuotare,
devo fare il corso di salvataggio e quindi devo mettere in salvo me prima. Se io non so nuotare, come faccio ad andare a salvare gli altri? Il problema è che nella realtà di tutti i giorni noi non abbiamo ancora imparato a nuotare, ma pretendiamo di essere in grado di salvare gli altri. E infatti siamo bravissimi a risolvere i problemi degli altri, ma non siamo in grado di vedere i nostri. Vero. Vero, vero. Ecco, poi già noi abbiamo l'insegnamento della nostra Maura che ci ha sempre detto aiuta chi te lo chiede, quindi già questo è ovvio. E io sono assolutamente d'accordo con questo, perché ovviamente se io non ti vengo a chiedere aiuto, magari non lo voglio neanche, no? E soprattutto noi possiamo salvare solo chi vuol essere salvato, ma chi vuole essere salvato farà delle azioni in direzione della salvezza. Cioè, se io non so nuotare e ti chiedo voglio essere salvato, magari se sono in pericolo di vita mi tiri su dall'acqua, ma se non c'è nessun pericolo di vita magari mi insegni a nuotare, ma sono io che te l'ho chiesto. Certo. E volevo dirti, Serena, se qualcuno collegato vuole già scrivere qualche domanda, poi noi la segniamo e così possiamo inoltrartela. E visto che siamo in argomento di acqua, nel libro fai l'esempio del surfista. Ti racconti un po' questa storia. Allora, sì, nel libro faccio un esempio cioè è un esempio che a me risuona tantissimo, cioè che bisognerebbe vivere la vita esattamente come fa un surfista. Il surfista cioè incarna perfettamente quella che io chiamo legge di attrazione a livello, diciamo, manifesto, in una modalità che noi possiamo comprendere. Mi spiego. Il surfista innanzitutto si allena ogni giorno, fa una cosa che ama fare e cerca di far che? Di attrarre l'onda perfetta. Però lui sa che l'onda perfetta ha un kairos per manifestarsi. Cos'è il kairos? Il kairos è il tempo opportuno perché le cose si manifestino. Noi invece vogliamo forzare Cronos, ovvero quello che noi intendiamo come tempo lineare. E quindi già qua non possiamo ottenere quello che vogliamo. Ma cosa fa il surfista? Non è che la mattina apre la finestra, guarda se c'è l'onda perfetta e poi dice no, non c'è l'onda, chiude la finestra e va da un'altra parte. No, tutte le mattine apre la finestra, qualsiasi tempo ci sia, si va ad allenare, prende la sua tavola e va al mare ad allenarsi. Ovviamente, insomma, se proprio non è in burrasca, in maniera impraticabile il mare. Quindi si allena, è sempre presente, non molla mai. E questo è importantissimo. Ricordiamoci che la maggior parte dei nostri obiettivi non li otteniamo perché molliamo prima. Perché siamo impazienti, non siamo in grado di attendere Kairos. E come dicevo prima, vogliamo accelerare Cronos, con tutta una serie poi di problematiche. Dopodiché il surfista prende la sua tavola, va al mare, cioè si butta nell'acqua, sull'acqua, inizia a fluire sulle onde. Non le forza, lui fluisce con l'acqua del mare. Infatti si allena in questa maniera, facendo cosa? Fluendo. Noi invece forziamo, andiamo contro. Cioè, se un'onda è fatta in una determinata maniera, lui fluisce su quell'onda. Non è che vuole modificare l'onda, si allena con quella onda. Noi invece cosa facciamo durante il giorno? Invece di fluire con l'evento, vogliamo cambiare l'evento. E lì si crea tutta una serie, si creano tutta una serie di forze avverse che non ci fanno raggiungere il nostro obiettivo, finché ovviamente arriva l'onda perfetta, che lui non sa quando sarà, ma è vigile, è attento, come diceva
Gesù nel Vangelo: vegliate perché non sapete né il giorno né l'ora. E questo è quello che fa ovviamente il nostro surfista. Arriva l'onda, quella perfetta per lui, tutti scappano perché hanno paura, lui cosa fa invece? Ci va incontro. Ci va incontro, mette la sua tavola da surf, rimane in equilibrio, attenzione che sono tutte parole chiave, rimane in equilibrio e si lascia portare dall'onda, e l'onda sono i nostri eventi. E cosa fa soprattutto? Nel momento in cui gli altri hanno paura, lui si diverte. Perché? Perché si è preparato, perché conosce se stesso, perché conosce il mare, conosce perfettamente la sua tavola, che sono le basi solide su cui lui può contare. E quindi la metafora del surfista è una metafora che a me sta particolarmente a cuore, perché rappresenta quella che noi chiamiamo la comprensione della legge di attrazione. Noi non dobbiamo dare contro gli eventi, dobbiamo crearli. Cioè, io non posso pensare qualcosa e pretendere che si realizzi. Nel momento in cui io ho pensato qualcosa, bene, l'ho tirato giù dalle infinite possibilità dell'etere, ma l'ho solo riportato ad un piano più basso, non è ancora manifesto. Quando io ho un pensiero, devo poi avere l'allineamento con le mie emozioni, cioè le mie emozioni devono corrispondere a quell'obiettivo. Cioè, se è qualcosa che mi deve rendere gioia, non devo aver paura nel realizzarlo. E poi devo fare continuamente azione in direzione della manifestazione di quell'obiettivo. Mi spiego, se io voglio andare alle Hawaii e mi siedo sul divano, è un po' difficile che io arrivi alle Hawaii. Come minimo devo prendermi un biglietto, andare in aeroporto, salire sull'aereo, farmi sto viaggio, e poi quando sono in aeroporto alle Hawaii devo scendere dall'aereo, perché se rimango sull'aereo non ci vado. Quindi se non faccio tutta una serie di azioni, io non posso attrarmi le Hawaii. Prima, tra l'altro, ho detto anche un'altra frase. Gesù disse: vegliate perché non sapete né il giorno né l'ora. Se noi vogliamo forzare gli eventi, non ci accorgiamo neanche che il giorno e l'ora sono arrivati. Perché siamo focalizzati su altro, sul forzare gli eventi, invece che sulla soluzione e quindi sull'ottenimento del nostro obiettivo. È un ottimo esempio quello che ci hai fatto, anche perché è proprio il fatto di mettersi in risonanza, in armonia, e quindi lavorare moltissimo su noi stessi affinché tutto possa accadere. Sì, una cosa fondamentale è proprio allineamento di pensieri, emozioni, azioni e parole. Se c'è questo allineamento che Gurdjieff chiamava centro di gravità permanente, se c'è questo, allora noi stiamo andando in direzione del nostro obiettivo e niente ci farà deviare. Ma se io ho i pensieri che vanno da una parte, le emozioni dall'altra, le mie azioni sono diverse ancora, pensate a tutte queste forze dove può andare la risultante. Di certo non verso l'obiettivo, perché sono forze, è fisica. Scusa Serena, c'era una domanda, Silvia dal Piemonte diceva che all'inizio tu hai detto questa frase: la legge non funziona in quanto legge. Siccome anch'io non avevo capito questo passaggio, che cosa significa? La legge non può essere praticata in quanto legge. Ah, ok. Quindi, essendo una legge, io non la posso praticare, però posso porre in essere tutta una serie di azioni perché ho compreso la legge. Okay. E questa, allora io se ho detto una parola sbagliata prima mi scuso, comunque questo era quello che io volevo intendere prima, perché proprio essendo una legge noi non la possiamo praticare, però nel momento in cui la comprendiamo sappiamo come
portarla poi nella nostra vita. Però essendo una legge, funziona sempre. Non è che io adesso penso e la attivo e poi fra 5 secondi non ci penso più e non la attivo più. Il problema è proprio... Manifesta a prescindere. Scusa Maura? Si manifesta a prescindere. Certo, certo. Perché noi siamo, come dicevo prima, la risultante di tutte quelle vibrazioni di cui dicevamo prima, che poi cambiano di secondo in secondo. Perché magari adesso sono un po' sovrappensiero, ricevo una telefonata che mi dà una bella notizia, ho già cambiato la mia vibrazione. E quindi anche la legge di attrazione si modifica in base a quella mia informazione diversa che ho ricevuto, che ha cambiato i miei pensieri, ha cambiato le mie emozioni e cambierà le mie azioni. Perché le emozioni non sono altro a livello fisico, materiale, che la produzione di una chimica ben precisa all'interno del nostro corpo, che poi viene messo in circolo tramite il sangue e noi decidiamo di fare delle azioni rispetto ad altre in base alla chimica che abbiamo prodotto all'interno del nostro corpo. Un esempio banalissimo: se io in questo momento sto producendo serotonina perché sono contenta, farò determinate azioni. Se invece sono in una fase di particolare stress, sto producendo più cortisolo, farò delle altre azioni. Ecco, questo giusto per dare l'idea. Come facevo l'esempio prima del pensiero diverso, sono sovrappensiero, ricevo una telefonata, cambio i miei pensieri. C'è un'altra cosa, guardo cosa hanno scritto naturalmente nella chat, quanto è importante pronunciare bene le parole, dire bene le frasi in modo tale che questi creano una frequenza tale da poi attrarre, no? Quello che ci interessa. Infatti qualcuno ha scritto: le manifestazioni che si stanno facendo in questo periodo in base a quello che stiamo vivendo, no? A livello globale, diciamo un errore di partenza, no? Che noi andiamo in giro con la scritta, alcuni, no? Che si sono addirittura messi il cartello davanti, come è successo in Friuli, o a Pordenone, per il candidato sindaco che va in giro scrivendo, con la scritta no Green Pass. Allora, il no iniziale, che è una frequenza particolare, quindi crea dissonanza, no? Rispetto a quello che è il pensiero, l'intenzione che si ha con questo cartello. Giusto Serena, se ci vuoi un attimino illuminare sotto questo aspetto? Sì, guarda, allora, io questo argomento delle parole l'ho trattato in un altro libro che si chiama proprio Comunicazione efficace, dove tra l'altro definivo un po' anche il discorso del sì e del no. Il sì, per esempio, ci inserisce in un flusso di abbondanza. Il no ci inserisce in un flusso di mancanza. Poi ovviamente dobbiamo capire cosa vogliamo avere di abbondante e di mancante. Chiedo scusa, ma c'ho il gatto che mi sta... Scusatemi, c'avevo il gatto. Cosa vogliamo ottenere, quindi avere in abbondanza o in mancanza nella nostra vita. Quindi il sì e il no li dobbiamo utilizzare ovviamente con cognizione di causa. Noi sappiamo per esempio che il non è una parola che è incomprensibile per il nostro subconscio. Quindi io per esempio invito sempre le persone, se vogliamo mantenere le vibrazioni alte magari in una situazione un po' particolare e uno arriva, magari è una giornata un po' così e una persona ci chiede: ciao Serena, come va? E uno dice male, e io invece rispondo non bene. Allora, è vero che sto dicendo che la mia situazione è un po' critica, ma sto elevando le vibrazioni perché la parola che viene recepita è bene invece di male. Oppure
quindi il non viene recepito dal subconscio. Dobbiamo stare molto attenti quando lo utilizziamo e perché lo utilizziamo. Per esempio, questo era un esempio molto banale, però insomma per non entrare poi nello specifico. E le parole sono dei veri e propri incantesimi, perché le parole hanno una vibrazione specifica. Per esempio in questo libro appunto che ho scritto, è stato il mio secondo libro tra l'altro, ho fatto proprio tutta una serie di sperimentazioni col pendolino per andare a misurare l'energia vibrazionale di tutta una serie di parole, e guarda caso la vibrazione più o meno elevata andava a corrispondere a quella che era l'etimologia. Quindi è importantissima anche questa cosa, il saper per esempio l'etimologia di ogni parola. Anche qua io spesso faccio un esempio molto importante: sicurezza e certezza, due parole che noi utilizziamo come sinonimo. Ma mentre sicurezza deriva da sinecura, cioè senza cura, quindi voi provate a pensare quando uno dice voglio qualcosa che mi dia sicurezza, che sia il lavoro, che sia una relazione, che sia qualsiasi situazione. Sto chiedendo all'universo qualcosa di cui non curarmi, qualcosa che per me non ha valore perché dipendo dall'esterno. Diversa è la certezza. La certezza invece a parte che ha una vibrazione molto elevata, ma la certezza ha insito in sé la mia esperienza. Di conseguenza non dipendo più dall'esterno, ma ogni cosa che accade io la so gestire. Infatti sicurezza ha una vibrazione inferiore alla vibrazione media che un essere umano dovrebbe avere per mantenersi sano. Quindi sicurezza è una parola che ci porta verso la malattia. Perché se io voglio, la mia vita è improntata su un discorso di sicurezza, e quindi è una parola che utilizzo spesso nella mia vita, perché poi non è una parola che io utilizzo una volta ogni tanto, ma sono le parole che io utilizzo spesso. Infatti un altro esempio che dico: volete sapere qual è la media vostra in questo momento e quindi qual è la vita che vi state attraendo? Fatevi registrare finché fate qualsiasi tipo di conversazione, che sia lavorativa, che sia con gli amici, che sia, quindi qualsiasi cosa state dicendo. Trascrivete quella conversazione e valutate quali sono le 5 parole che avete utilizzato di più. A seconda delle parole che voi avete utilizzato di più, quella è la media della vostra vita in quel momento, che potrebbe essere diversa a distanza di un mese, 6 mesi, un anno, eccetera. Quindi cos'è che io mi sto attirando in questo momento? Ecco, devo valutare anche le parole che io dico. Quindi tra tutte queste, appunto, sì e no hanno un valore molto importante per portare abbondanza di quello di cui sto parlando, oppure scarsità di quello di cui io sto parlando, a seconda ovviamente di quello che io voglio. No Green Pass indica appunto che quella cosa voglio che manchi nella mia vita. C'è una mano alzata di Marina. Vuoi aprirti il microfono, Marina? Ok. Sì, posso parlare molto sinceramente, vabbè, insomma, volevo dire a Serena che siccome io cerco di fare quello che posso per quanto riguarda mantenere alte vibrazioni in un momento così difficile per mantenerle, però spesso, da molto tempo, la mia parola più ricorrente è vaffanculo. Allora mi chiedevo, scusate se devo dire proprio così, quanto mi abbasso le vibrazioni con questa cosa che mi viene spesso e volentieri tra me e me
quando faccio le cose, cioè mi devo curare in questo senso, perché veramente io rimango male per me stessa, però mi viene proprio ormai automatico, non so come dire. Sì, allora, bellissima domanda. Allora, tu prova a pensare che più la pronunci, più ti crei situazioni in cui utilizzerai quella parola. Allora, bisogna iniziare a fare diciamo, fai un po' di retromarcia, quindi non evita di utilizzare quella parola, magari ridici sopra. La risata ha un effetto, concedetemi il termine, tra virgolette, esorcizzante di situazioni cosiddette negative o di vibrazione bassa. Perché la risata ha una caratteristica molto importante: allarga il campo elettromagnetico. Il campo elettromagnetico è quel campo su cui noi abbiamo influenza nella nostra vita, mentre il pianto lo restringe. E questo avviene sia sul campo elettromagnetico, sia c'è un allargamento e un restringimento anche del piano astrale, quindi collegato alle nostre emozioni. Più io allargo il campo astrale, più provo emozioni superiori, emozioni di gioia. Più restringo il mio campo astrale, quindi il mio campo elettromagnetico, più provo emozioni cosiddette basse, di vibrazione bassa. Le emozioni superiori sono ovviamente amore, gioia, felicità, pace, serenità, eccetera. Quelle a bassa vibrazione sono odio, vergogna, orgoglio, paura. Ecco, questo è giusto per, insomma, dare una connotazione. Quindi una cosa che puoi fare per modificare questa situazione è proprio o ci ridi sopra, però non esprimere, evita proprio di esprimere la parola. Grazie tante, anche perché mi date un sacco di cose su cui riflettere. Mi comprerò il libro che si chiama? Sono dunque posso. Ah, sono dunque posso, ok, grazie. Grazie a te Marina. Non so se ci sono altre domande. C'è Silvia che ha chiesto come fai a valutare con il pendolino la frequenza delle parole, attraverso la velocità, la rotazione oppure altro? Faccio la domanda al pendolino con ovviamente poi il quadrante sotto. Allora, io ho utilizzato la scala di Bovis, poi ognuno può decidere ovviamente in base a quello che vuole. Io ho utilizzato la scala di Bovis, faccio la domanda al pendolino chiedendo però la vibrazione in base all'etimologia della parola. E quindi utilizzo proprio, lascio che muovo il pendolino e poi il pendolino si ferma sulla parte del quadrante che mi riferisce questo. Silvia, apriti il microfono se devi interagire. Sì, no, era giusto per capire, perché non conosco la scala di Bovis. Diciamo che io sono in grado di usare quella con le lettere, oppure sì, no, eccetera, in maniera abbastanza potente. Però non conosco la scala di Bovis. Ti sei frizzata, scusa Silvia, puoi ripetere perché ti sei frizzata un attimo. Ah, scusate. Allora, io sono abbastanza potente col pendolino, ok? Sono una super antenna e di solito uso uno schema con le lettere e i numeri, ok? Sì. Però non conosco la scala di Bovis. Guarda, tu vai su internet, sì, digiti scala di Bovis, ti esce proprio tutta una serie di immagini dei quadranti già fatti, che così puoi tranquillamente poi stamparti. Perfetto, ti ringrazio moltissimo. Figurati, grazie a te. Allora, al momento non vediamo altre domande in chat, possiamo per gli ultimi minuti eventualmente aggiungere qualcosa. Mi riallaccio a Marina che diceva mi vado a comprare il libro. Dove si compra il tuo libro?
Allora, siccome ho accennato prima anche con Maura, allora il libro lo trovate cartaceo o sui 2 portali Macrolibrarsi, il giardino dei libri, oppure sul mio sito meravigliosamenteserena.com, mentre la versione digitale si trova su Amazon Kindle. Oppure lo potete richiedere anche direttamente a me, però diciamo che chi ama leggere l'ebook forse lo trova tranquillamente in versione Kindle. Ci tengo anche a dire, così insomma, se qualcuno ha voglia proprio di approfondire questa cosa, cioè questo argomento con il libro, che parte del ricavato del libro va devoluto in beneficenza. Ecco, quindi insomma fate qualcosa per voi, fate qualcosa anche per gli animali. Ci tengo anche a dire che è devoluto per ovviamente associazioni canili, insomma, ecco, associazioni comunque che si occupano di animali. Questo sempre, qualsiasi mio libro, io faccio sempre questa parte, anche degli ebook, che poi magari mi arrivano le royalties da Amazon, anche una parte di quello va poi sempre devoluto, quindi mi piace che ci sia anche questo doppio, diciamo multi attività che può rendere aiuto anche ad altri. Ecco, questo sì. Non so se Silvia e Matteo intanto volevano farmi altre domande, se non ce ne sono ovviamente, o Maura, se ci sono altre domande che volete farmi. Io ascolto se ce n'è qualcun'altra, poi naturalmente farò la chiusura, però do la parola a Silvia e a Matteo se hanno ancora qualcosa da chiedere. Noi passiamo la palla, perché forse magari Serena vuole lei concludere con una chicca. Una chicca. Allora, sì, allora, altro modo anche per approfondire, grazie, questo argomento, trovate tutta una serie di video anche sul mio canale YouTube, se volete, che è Serena Pattaro. Ma io mi sento di dire, di dare un consiglio, di dire insomma una cosa, che la legge di attrazione è assolutamente affascinante, ma non è di immediata comprensione. Tenete conto anche che la legge di attrazione, abbiamo detto prima, no? Che tutto è trinitario, quindi tutto sottostà alla legge del 3. Secondo la teosofia, quindi secondo Alice Bailey, praticamente la legge di attrazione è la nostra forza neutra, mentre la legge di sintesi è la forza positiva e la legge di economia è la forza negativa, che tutte e tre insieme possono iniziare a creare. D'altronde anche la numerologia pitagorica ci dice che il 3 è il primo numero che manifesta qualcosa. Perché? Perché ci vogliono minimo 3 forze perché qualcosa si manifesti. Ecco, la legge di attrazione è la parte neutra, un po' come nell'atomo c'è il neutrone. Essendo neutra, non è né buona né cattiva. E questa è una cosa interessante, perché qualcuno mi dice: mi attiro un sacco di cose negative. In realtà la legge di attrazione è neutra, semplicemente sta attirando a te ciò che sei tu in quel preciso istante. Come dicevamo all'inizio, è difficile cambiare ed è difficile iniziare a fare introspezione, ma non è impossibile. Perché un'altra cosa interessante è che quando io voglio veramente qualcosa, la posso ottenere, e semplicemente, attenzione, modificando una semplicissima parola. La dico in inglese.
per chi conosce l'inglese, penso insomma bene o male tutti, impossible può diventare tranquillamente con un semplice apostrofo, I'm possible. Vedete come ciò che noi consideriamo complicato può diventare veramente semplice. La nostra vita, i nostri obiettivi, noi li otteniamo nel momento in cui abbiamo reso qualcosa di complicato semplice. Solitamente tendiamo a fare il contrario, cioè di rendere le cose semplici complicate. Vedo una mano alzata. Anna Maria. Apri il microfono. Sì. Okay. Buonasera, intanto grazie perché è una serata straordinaria. Volevo chiedere a Serena, se è possibile, di ripetere della grande invocazione che luce, amore e potere. Mi puoi ripetere per cortesia? Sì. Allora, è la conclusione della grande invocazione, ovviamente la grande invocazione è questa preghiera universale che dice che luce, amore e potere ristabiliscano il piano sulla terra. Sì, la conosco, grazie, però quello che ti chiedevo, tu hai attribuito a luce, amore e potere. Mi puoi ripetere questo? Ah, ok, scusami, non avevo capito questa Non mi cosa. ero espressa bene, sono emozionata, è molto bella questa Allora, luce rappresenta la carica negativa, l'elettricità che si trova nel nostro cervello, che ha sede quindi anche la mente cosiddetta superconscia. Mentre il amore insomma lo sappiamo dove ha sede nel cuore, quindi rappresenta la parte neutra e rappresenta quindi la carica neutra, rappresenta il campo magnetico e dove tutto si crea e rappresenta anche la nostra mente conscia. Poi abbiamo il potere che si trova a livello dell'intestino, che rappresenta la nostra mente subconscia e rappresenta anche la forza di gravità, ma anche un'altra cosa, rappresenta anche il tempo. Mentre il campo magnetico, cioè il cuore, rappresenta il suono. Quindi luce, suono e tempo. Vedete come sono sempre tre le caratteristiche. Tra l'altro, cervello, cuore e intestino sono anche i nostri tre cervelli, perché voi sapete che ne abbiamo uno cerebrale, che è quello che conosciamo tutti, abbiamo il cervello enterico che si trova a livello intestinale e poi abbiamo un piccolissimo cervello di sole 40.000 cellule che si trovano vicino allo sterno, più o meno nella zona della ghiandola timo, e che quindi rappresenta un ulteriore cervello. Sono tre i cervelli che noi abbiamo, dove ha sede, come dicevo prima, superconscio, conscio e subconscio. In qualsiasi maniera noi lo diciamo, come vedete, tutto ha comunque una natura trinitaria, proprio per il discorso che dicevo prima. Per manifestare qualcosa noi dobbiamo avere una forza positiva, una negativa e una neutra. Se vi ricordate, per tantissimi anni anche la scienza si era chiesta a cosa serviva il neutrone, che non ha carica, non ha massa, quindi a cosa serve? Bene, serve a stabilizzare, a dare una struttura al tutto. Spero di aver risposto. Grazie, grazie. Omne trinum perfectum est. Sempre così. Padre, Figlio e Spirito Santo, dai. Grazie. Certo. Grazie. Grazie a te. C'è un'altra mano alzata, Maria Cannata.
Salve, buonasera a tutti. Intanto, scusate, sono arrivata un po' in ritardo. Volevo fare una domanda, forse sarà un po' stupido o banale, ma per quanto riguarda appunto la legge di attrazione, c'è qualcosa che ci può permettere di capire se la stiamo utilizzando bene, se siamo allineate con ciò? Bellissima domanda. Intanto premetto che non esistono domande stupide, ma tutte le domande ovviamente hanno sempre assolutamente, ma questo non, cioè nel senso non lo dico a te, lo dico a tutti coloro che magari possono avere questa idea, perché se a me viene un dubbio vuol dire che non c'è nulla di stupido, anzi voglio conoscere qualcosa di più. Sì, come fai a sapere se sei allineata? Vedi quali sono i risultati. Allora, se i risultati non sono quelli che dovrebbero essere, significa che c'è qualcosa che non è stato compreso nella legge. Poi attenzione, io apro e chiudo una parentesi, io per spiegare tutto quello che io adesso sto dicendo in un'ora faccio dei corsi di 9 mesi, quindi voi capite che per comprendere effettivamente la legge di attrazione, insomma, c'è bisogno di tempo, perché poi bisogna anche andare a verificare nella vita di tutti i giorni. Però il risultato è l'unica modalità per comprendere se tu hai compreso la legge di attrazione. Nella filosofia hawaiana di Ho'oponopono ci sono 7 principi. L'ultimo principio è Pono, si chiama proprio così, e significa semplicemente l'efficacia è la misura della verità. Perciò, se io voglio sapere se sono nel percorso giusto, guardo i risultati, se no vuol dire che c'è qualcosa da cambiare. Poi, cosa, come e perché, ovviamente li si valuta in base al contesto. Grazie. Prego, grazie a te. Bene, c'è qualcun altro? Altrimenti andiamo alle conclusioni. Non mi pare. No. Bene. E allora siamo arrivati alla conclusione della nostra serata. Intanto ringraziamo Silvia e Matteo Rossin che ci hanno cortesemente tenuto compagnia questa sera come nei panni degli intervistatori. Anche in questa serata è stata una serata, vedo, molto interessante, in cui abbiamo ancora una volta compreso, abbiamo imparato qualcos'altro, abbiamo capito che questa legge di attrazione è qualcosa di molto importante se vogliamo che la nostra vita prenda la piega che noi davvero vogliamo. Noi viviamo in un universo frequenziale, un universo in cui tutto ha un equilibrio, le leggi che lo governano sono le stesse leggi che governano la nostra vita. Quindi se noi comprendiamo bene il loro funzionamento possiamo vivere una vita piena, una vita ricca e abbondante in tutti i campi. Abbiamo imparato che bisogna chiedere con parole molto semplici, con parole che hanno una frequenza positiva. Abbiamo imparato che dobbiamo soprattutto credere nel raggiungimento di un risultato, nell'esprimere il nostro intento e che questo intento poi abbia un risultato positivo. Dobbiamo lavorare ogni istante per ottenere quello che davvero vogliamo, perché il nostro futuro inizia nel momento in cui, inizia oggi, nel momento in cui noi, come posso dire, esprimiamo l'intento per un obiettivo che vogliamo raggiungere. Quindi quando il domani arriva è oggi, e se oggi non lo costruiamo nel modo giusto, il domani naturalmente non sarà quello che noi ci aspettiamo. E poi l'immaginazione, no? L'immaginazione è quella facoltà che noi abbiamo e che può creare qualsiasi cosa. Quindi immaginare ciò che davvero vogliamo vuol dire già possederlo. E poi un'ultima cosa,
Non dobbiamo mai dimenticarci che bisogna ringraziare sempre, perché la parola grazie ha una frequenza, anche quella estremamente creatrice. Allora io ringrazio chi ha partecipato, ringrazio la nostra autrice Serena Pattaro, ricordo il titolo del suo libro, Sono dunque posso. Noi ci rivediamo per un'altra serata del Salotto del Libro il 22 di questo mese. Ci sarà Samia Ilaria Di Donato che ci presenterà il suo libro L'intelligenza dei colori.